Ciao per netbooknews.it, oggi vediamo la video recensione al nuovo Google Chromebook. Questo è l'ultimo modello uscito, è prodotto da Samsung ed è particolare all'interno di tutti i Chromebook perché è il primo che utilizza una piattaforma ARM. Usa lo stesso processore, la stessa RAM e la stessa piattaforma del Nexus 10, del tablet Nexus 10. I Chromebook sono dei portatili particolari, ma questo modello si differenzia da tutti gli altri per una serie di motivi. Il primo, e quello più evidente, è il prezzo, perché costa soltanto $249 negli Stati Uniti e in Inghilterra anche. È disponibile ed è un prezzo veramente basso per la categoria. Il secondo è quello di cui abbiamo appena parlato, ovvero la piattaforma ARM utilizzata in questo Chromebook, in questo modello Samsung, che lo rende non solo ultra sottile, decisamente veloce come vedremo poi nel resto della recensione, ma soprattutto assolutamente silenzioso e freddo perché non ha né ventole interne né fori, vani o griglie ai lati o sul fondo per smaltire il calore. È anche più sottile della norma, guardate, perché ha tutte le porte sul retro. Ai lati abbiamo solo il lettore di schede SD ed il jack per la cuffia. Le dimensioni sono quelle di un 11.6 pollici, lo schermo è opaco, quindi ottimo per la visibilità all'esterno, ma nonostante il formato pesa solo 1,1 kg. Questo è possibile grazie ad una particolare progettazione dei componenti interni, ad una batteria che pesa poco perché il processore consuma poco e soprattutto ad un telaio che è completamente in plastica. Le linee sono quelle di un Ultrabook, quindi abbiamo un portatile molto curato da questo punto di vista, però le finiture sono completamente in plastica, anche se il telaio risulta decisamente solido anche nelle parti più critiche come può essere il centro della tastiera o i bordi. Nella pratica la scheda tecnica basta a fare quello per cui è stato concepito il prodotto, ovvero per navigare in internet. I tempi di avvio sono bassissimi, il sistema si avvia in pochi secondi una volta aperto il coperchio e permette di essere immediatamente all'interno del proprio account Google, e tutto ruota attorno al proprio account Google. Ci sono alcuni tasti dedicati nella tastiera che permettono di mettere a schermo intero una finestra, passare da una finestra all'altra, ricaricare la pagina. C'è il tasto cerca al posto del caps lock e un layout di tastiera che permette di sfruttare al meglio il browser internet. Ho trovato questa tastiera assolutamente comoda per scrivere, i tasti sono larghi, il rimbalzo forse è un po' basso ma ci si abitua alla svelta e tra l'altro c'è una particolare vernice bianca sui tasti che migliora la visibilità in ambienti bui. Lo stesso vale per questo enorme touchpad e questo ampio poggiapolsi che permette di dare massimo comfort durante la digitazione di testi. Con le mani si arriva facilmente ai tasti più alti della tastiera. Chrome OS è maturato tantissimo come sistema operativo, adesso è molto più completo rispetto al 2011, ha questa interfaccia Aura che permette di avere delle piccole icone in basso. Questo launcher che può essere anche personalizzato ha una serie di impostazioni che ricordano quelle dei tradizionali PC e che ci permettono di modificare un po' sia l'aspetto che il comportamento del nostro sistema operativo, ma in linea di massima resta una cosa molto semplice da utilizzare e che in questa versione risulta particolarmente reattivo grazie al processore Exynos 5250 e alla grafica Mali integrata, che sono il vero vanto di questo Chromebook. Il processore è un dual core a 1.7 GHz che usa un design Cortex A15, quindi è avanti con i tempi perché questa piattaforma la vedremo durante il 2013. Assicura la riproduzione di filmati Full HD streaming anche a schermo intero, anche mentre si hanno aperte diverse schede. In linea di massima permette una comoda, confortevole navigazione web che poi è lo scopo principale dell'intero progetto. Allo stesso modo si riescono a fare videoconferenze sfruttando la fotocamera integrata e ad utilizzare quei giochi, per lo più flash, disponibili nel Chrome Web Store. Chrome Web Store che ha migliaia di applicazioni di cui alcune, almeno centinaia, sono veramente di ottima qualità e sono soprattutto specifiche per Chromebook, anche se non tutte ancora compatibili con questo nuovo modello ARM. Ci sono alcuni rallentamenti, alcuni limiti chiaramente a cui si va incontro quando si spinge un po' troppo sulle prestazioni, ma in linea di massima la piattaforma Exynos 5250 è un vero vanto per questo portatile da soli $249, anche perché permette dei consumi veramente bassi. Nei miei test
che sono stati condotti utilizzando il Chromebook come unico PC per 2 giorni consecutivi, ho ottenuto un'autonomia reale fatta di navigazione web molto impegnativa e di utilizzo prolungato della tastiera e del touchpad che va dalle 5 alle 6 ore e mezza a seconda della luminosità del display. È un ottimo risultato anche perché questo modello è particolarmente leggero perché usa una batteria particolarmente piccola. Se devo trovare un vero difetto tecnico a questo Chromebook, cito lo schermo che nonostante sia di fascia media, è il tipo di schermo che viene utilizzato in tutti i portatili di fascia bassa da diversi anni, ha degli angoli di visuale veramente bassi, come vedete, ma per il resto non ho veramente nulla da criticare di questo Chromebook da $249. Chiaramente non è un ultrabook, ma credo che sia l'esempio più reale, più riuscito degli ultimi anni del concetto netbook, di un portatile che usa un sistema operativo libero, completamente accessibile, ottimizzato per fare una cosa, per farla veramente veramente bene, e soprattutto credo che sia così semplice da usare che possa essere utilizzato veramente veramente da chiunque non serve alcuna nozione di informatica per utilizzare questo tipo di portatile. Bene, per maggiori informazioni su Chromebook ARM leggete la recensione completa di cui vedete adesso il link sullo schermo.